Laudetur Jesus et Maria. Do il benvenuto a tutti amici per questa diretta, all'inizio della quale vorrei chiedervi di invocare con me lo Spirito Santo e la nostra Regina del Cielo, perché questa sarà una piccola testimonianza di vita. La storia di una persona divenuta sacerdote dentro la realtà in cui stiamo vivendo. Veni creato spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia que tu creasti pectora. Qui diceris paraclitus altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas spiritualis sunctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turrite promissum patris, sermone di scultura. Accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacenque donec protinus. Dones protinus tuctore sicte previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus ta patrem, noscamus atque filium, teque triusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et gloria, Filio qui mortuis, surrexit ac paraclit in seculorum secula. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Invito tutti voi, chi mi conosce specialmente, a rivolgere un pensiero al mio caro amico Francesco, di cui si parlerà questa sera. Il ragazzo, l'amico, il compagno, il fratello di una vita, per il cui eroico sacrificio io ho avvertito la chiamata al sacerdozio, molto coinvolto nella mia esistenza. E vorrei ricordare anche mio padre e mia madre, che ormai da diverso tempo hanno reso l'anima a Dio e che confido essere nelle braccia del Padre, per le tantissime messe che gli ho fatto dire. Sono sicuro che loro sono presenti, che sono vicini a me in questo momento di profondo travaglio, sofferenza, croce, ma anche gioia. Quello che dirò questa sera non farò una catechesi, questa è una testimonianza di vita doverosa per le persone che mi conoscono e che mi seguono. Tutto quello che dirò, specialmente le cose conclusive ovviamente, sono dette al termine di una lunga riflessione di cui ben prima di voi sono state evidentemente dettagliatamente informate le persone che devono essere informate di questo in maniera ampiamente preventiva. Qual è la storia della mia esistenza e qual è la storia della mia vocazione? Spero di non essere lungo, ma devo fare delle premesse perché altrimenti sarebbe impossibile capire la mia vicenda umana, esistenziale, cristiana e sacerdotale. Tralascio dettagli chiaramente che fanno riferimento alla mia vita privata. Diciamo che io sono stato un cattivo esempio da piccolino, perché fatta la prima comunione, dal momento che mi annoiavo a catechismo, trovavo il catechismo noioso, non costruttivo, ripetitivo, tra disegni e altre cose, chiesi a mia madre, che stranamente accettò. Dico: guarda mamma, io non ho voglia di fare il catechismo per la Cresima, quando mi tornerà voglia ci andrò. E così fu. Vivevo in una famiglia dove mia mamma era molto molto cattolica, le classiche famiglie dove la donna fa un po' da traino alla vita, diciamo, di fede. Insomma, quando io avevo 12 anni, cioè nel 1983, alcuni miei familiari, per una serie di vicende che non sto a raccontare, entrarono in un movimento ecclesiale che si chiama il Cammino Neocatecumenale. E vedendo, come dire, l'entusiasmo, la gioia che accompagnava il loro incontro con questa realtà, io non sapevo assolutamente nulla di queste cose, chiesi di poter andare a vedere che dove andavano questi sabati sera e questi mercoledì sera dove sparivano di casa. E mi fu consentito. Arrivo in questa realtà e, io lo confesso, ne rimasi
proprio esterrefatto, entusiasmato, ammaliato. Celebrazione eucaristica col pane azimo, col vino, canti, balli, clima allegro, gente che parlava di Gesù, del Signore. Io ero un bambino, avevo 12 anni. Dico, bello, fantastico. Dico, magari allora la Chiesa non è quel mortorio che ho conosciuto al catechismo, è viva, è bella. E così cominciò la mia esperienza in questo movimento ecclesiale che è andato avanti fino all'anno 2000, fino allo scorso giubileo, nei modi che poi dettaglierò. Qualche anno dopo, il vescovo di Latina di allora, Monsignor Pecile, ebbe l'idea di convocare una missione cittadina a Latina popolare, chiamando i seminaristi del Seminario Maggiore di Roma, 2 dei quali, che sono ancora sacerdoti della diocesi di Roma, li ricordo molto bene, furono ospitati a casa mia. E colloquio con loro, no? Anche il gruppo giovanile che fondarono nella parrocchia, con questi giovani e con questo entusiasmo, diciamo, trasmesso da questi amici, io cominciai a frequentare questo gruppetto di giovani che poi si spense abbastanza velocemente, dove almeno si faceva qualche cosa di un po' più interessante che quei gruppi che c'erano in parrocchia nei tempi, insomma, un po' spenti, e decisi di fare il catechismo per la Cresima. Lo feci con i bambini, ho fatto la Cresima il 11 maggio del 1986, quindi avevo quasi 15 anni, a quei tempi si faceva la Cresima a 11 anni. Questo lo dico perché... Però feci una scelta, quindi quando ho fatto la Cresima io l'ho fatta perché volevo cresimarmi, perché volevo diventare un soldato di Cristo, perché anche attraverso questa spinta data da questi missionari volevo ulteriormente approfondire la mia fede. Nel frattempo c'era il liceo, diventai grandicello e in terzo liceo conobbi il grande amore della mia vita. Chi conosce la mia testimonianza lo sa, mi fidanzai con una bellissima persona di cui ero molto innamorato. Avemmo la grazia di vivere il fidanzamento nella sostanziale fedeltà alla legge del Signore. Io ringrazio sempre il Signore che mi ha mantenuto intatto il giglio della verginità, non sarò mai, per merito suo ovviamente, non sarò mai sufficientemente grato a Lui, e anche con qualche piccolo sacrificio che dovevamo affrontare, sai, a quei tempi ti prendevano un po' in giro. E niente, ci furono esperienze, anche lei entrò nel cammino neocatecumenale, però poi nel frattempo si andò a costituire un altro gruppo di giovani nella parrocchia che frequentavamo e quindi la mia fidanzata dopo un po' lasciò il cammino per frequentare quei gruppi giovanili. Noi avevamo una parrocchia francescana dove si camminava un pochino, però questo ambiente un po' del francescanesimo moderno, no? Che ha, come dire, preso certe tendenze, certe linee che io personalmente mi trovo abbastanza in difficoltà con queste cose. Lei però era molto entusiasta e quindi. Poi nel 93, vado veloce, chi mi conosce sa che accadde il caso Francesco tra il 92 e il 93. Questo mio amico fraterno che affrontò il linfoma leucemico non Hodgkin a cellule T, morendo, io non voglio dire da santo perché morendo veramente dando una testimonianza di fede. Chi ha sentito la mia testimonianza su questo che feci tanti anni fa sa bene che io in quel contesto sentii la vocazione e la sentii in questo modo. Questo è un punto fondamentale, amici. Io darò la mia vita a te, Signore, perché altri possano avere la fede con cui Francesco ha affrontato la sofferenza e è morto in pace il giorno del suo 23° compleanno. Cioè il mio essere prete significa essere un apostolo, uno che aiuta con la predicazione le persone ad incontrare la fede vera, non quella che ti fa vivere un cristianesimo di facciata o di abitudine, quella che ti rende capace di dire amen al Signore, come mi disse lui. Pensavo che il Signore mi guarisse, ma non mi guarisce. Noi dobbiamo fare la sua volontà e questa è la volontà di Dio e io sono pronto. Lo sentite con le orecchie mie. Se altri debbano avere questa cosa, io Signore ti dono la vita. E così fu. Chiaramente ero ancora fidanzatissimo, condividemmo questa cosa con la fidanzata, che entrò anche lei in un percorso di discernimento vocazionale. Il suo non andò in porto, il mio invece sì.
e lì cominciarono i dilemmi. Dove vado? Frequentavo una parrocchia francescana, avevo un padre spirituale francescano e quindi dico, boh, forse la faccio francescano, ma le esperienze fatte in quel tipo di vita, anche per quello che avevo visto, lui stesso mi disse, guarda che per la nostra vita non sei adatto, la vocazione forse c'è. Tenete presente che mio padre, insieme al padre spirituale, poi c'era la combutta, mi imposero, io non avevo finito l'università, prima porti la laurea e poi vai dove vuoi. Addirittura mio padre mi disse, se non mi porti prima la laurea, io non ti posso regare, ma tu un padre non ce l'hai più. E lo devo ringraziare per questo, perché mi ha insegnato che quando si inizia un percorso lo si porta fino alla fine. E questo mi disse, tu devi sapere nella vita che se inizi una cosa con sacrificio la porti alla fine, e devi anche sapere che se ti fossi sbagliato non hai, che ci fai col diploma? Torni a casa e fai l'avvocato o il magistrato, quello che vuoi, ma c'hai un titolo e non ti sentirai, come dire, quasi pressato, no? Quasi costretto, perché tanto se torno indietro che faccio adesso? E io lo ringrazio pubblicamente di questo, non l'ho mai fatto e lo voglio fare. Insomma, non si sapeva dove andare. Tenete presente questa mia forte tensione verso l'apostolato. Io avevo un po' allentato la frequentazione con il cammino neocatecumenali, ma intanto erano sorti i loro seminari Redentoris Mater. Dovete sapere che questo movimento fa dell'apostolato, ci sono i catechisti itineranti, quelli che partono e vanno in tutte le parti del mondo a annunciare il Vangelo. In questi Redentoris Mater tu vai lì e dai la disponibilità ad andare a posto in ogni parte del mondo, c'è un nuovo modo di vivere il sacerdozio. Io non sapevo dove andare, ma sentendo l'apostolo le cose, dico, andiamo qui, anche perché non conoscevo altro. Sapevo che la situazione dei seminari diocesani non era idilliaca, avevo molto timore di affrontarla. Andiamo qui. Ora, che succede? Entro nel Redentoris Mater ed inizia un fenomeno singolare della mia esistenza. Io lo chiamo la vita parallela. Perché? Io sono entrato lì dentro, se c'ho la vocazione o non c'ho la vocazione, questo lo lasciamo decidere al nostro Signore. Io so bene quello che ho vissuto e quello che ho fatto, ma non posso affermarlo con certezza. Credo di sì. Entrato lì, quindi avevo proprio l'entusiasmo di uno sposo che stava in luna di miele, e per cui io passavo le giornate a divorare libri di santi, scritti di santi, le ore in cappella. Io volevo conoscere quel Dio a cui avevo dato la mia vita. Quindi facevo la vita del seminario, tranquilla, studiavo, eccetera, ma frequentavo poco i momenti di ricreazione, le cose. Volevo conoscere. E quindi per un paio d'anni, con questa, diciamo così, le cose sono andate abbastanza tranquille. Il problema è cominciato quando sono arrivati gli studi teologici e anche altre vicende dentro il movimento. Io cominciavo a sentire e a vedere delle cose che chiaramente prima non avevo gli strumenti per poterle discernere, che stridevano con quello che mano a mano si andava imparando. Allora, insieme alle vite dei santi, cominciai a chiudermi in biblioteca e a leggere i documenti del Magistero della Chiesa. Me ne sono fatto un'overdose e cominciavo a vedere delle storture non indifferenti anche all'interno del movimento, solo che c'era un problema, che i papi l'avevano appoggiato. Giovanni Paolo II era addirittura andato a celebrare l'Eucaristia a Porto San Giorgio, alla presenza del fondatore e di un sacco di gente. Quelli mettevano in giro il video. Il Papa ha celebrato. Io quando vedevo, chi conosce i neocatecumeni, insomma, non si può mettere mai in ginocchio, la comunione in mano, seduti, col pane azimo, cominciai a dire, ma che sono queste cose? Cioè quando cominciai a capire che cos'era la presenza reale, altre cose, la natura sacrificale della messa, studiando, dico, ma che è sta roba? Però c'è andato il Papa, e però c'è stato il Concilio Vaticano II, e noi siamo figli del Concilio Vaticano II, e c'è il rinnovamento nella Chiesa, e c'è qua, c'è a destra, la De Verbum e la parola, la Sacrosanctum Concilium e la liturgia, l'Umen Gentium e la comunità. Io non sapevo che fare, quindi cominciano i primi grossi conflitti di coscienza. Cioè, io vedo una cosa che è storta, oggettivamente, però è storta, ma è appoggiata, vive dentro un contesto ecclesiale. Per cui io dico, ma se tu ti metti contro questa realtà, tu in realtà vai contro la Chiesa, non lo puoi fare questo qui, che ti metti contro il Papa? Ma che sei matto? Io non avrei mai fatto una cosa del genere. E quindi conflitti di coscienza, continui a stare lì perché
dopo fai la volontà tua, dopo ti ribelli alla volontà di Dio, ti metti contro la Chiesa e poi c'è tutta la famiglia, nel frattempo tutta la famiglia è entrata in comunità. Come fai ad affrontare questa cosa? Insomma, non vi dico quello che ho passato. La faccio breve. Nel 2000, proprio nel 2000, 25 anni fa, io fui mandato a fare l'itinerante nella regione Campania, perché durante la formazione delle Redentoris Mater, non sto informando nessuno, queste sono cose pubbliche, i seminaristi lo fanno in tanti istituti, fanno un tempo di esperienza fuori. E siccome era l'anno santo, il fondatore del movimento convocò una mega convivenza, la chiamano così, con tutti gli itineranti del mondo, preti e laici e laiche, però erano solo loro. Io non dirò nulla, perché io non infamo nessuno. Il fatto che erano solo loro vuol dire che negli incontri oppure nei pasti parlavano senza freni, perché non c'era il vescovo, il cardinale che sente, capite? Allora, io vi dico soltanto questo qui. Quello che ho visto e sentito in quella circostanza, un giorno ho preso la macchina, sono andato a Loreto, non molto distante da dove stavamo. Mi sono inginocchiato davanti alla Madonna di Loreto e le ho detto: senti, io non ce la faccio più, d'accordo? Io stavo tanto bene, io avevo una vita fatta, avevo un matrimonio pronto, avevo una laurea presa, avevo un lavoro già stabile, mi avevano offerto tanti soldi nello studio legale dove lavoravo. A me non me ne importa niente di queste cose. Io per il Signore vado in capo al mondo, ma io qui non ci resisto un istante di più. Non so dove andare. Perché dovete sapere, faccio uno step indietro, che il padre spirituale che avevo in seminario era l'unico sacerdote che non era direttamente del cammino, ma era un amico del cammino, gli aiutò a fare gli statuti, era il padre Urbano Navarrete, un grande canonista, peraltro fatto credo proprio da Giovanni Paolo II cardinale per merito, molto molto anziano, era un santuomo. Quando lui si accorse di queste cose, lui mi disse: Leonardo, la vocazione sì, ma il cammino no. Dico: padre, ma io adesso dove vado? Dove vado? E avevo letto gli scritti dei Carmelitani, mi chiudo in monastero, vado in un monastero carmelitano, ti trovo un superiore a cui gli si poteva dare l'olio santo, che avevano appena fatto le costituzioni rinnovate dopo il Concilio Vaticano II, questo stava morendo di crepacuore, dice: bene, con la nuova Costituzione tutto quello che io ho fatto quando ero giovane è tutto quanto da prendere e da buttare al secchio, con le nuove Costituzioni post-Concilio Vaticano II. C'erano i Monfortani, io nel frattempo in seminario avevo anche fatto la consacrazione a Totus Tuus, avevo conosciuto gli scritti del Monfort. Dico: padre, vado dai Monfortani. Dice: non ci andare perché non troveresti quello che cerchi, non sono quello che tu ti immagini. Dico, a un certo punto mi dice: sai Leonardo, se io ti dovrei dire una cosa, il posto giusto per te sarebbe la compagnia di Gesù, gesuita, però, e guardate che questo era un gesuita vecchio stampo, questo amava la compagnia tanto e ha fatto delle cose veramente impressionanti. Mi disse: però per come è diventata oggi la compagnia, tu non troveresti quello che cerchi, quindi non venire. Gli dico: padre, si può sapere cosa devo fare? Me ne devo tornare a casa? Io torno a casa, mi tengo il mio voto di castità che avevo già fatto, faccio come il beato Contardo Ferrini, faccio il concorso in magistratura, ok? E basta. No, la vocazione c'è, devi andare in un seminario diocesano. Parla col vescovo, dico: seminario diocesano, ma sta scherzando, padre? C'avevo una paura io di andare lì. Dice: devi andare lì, cerca di arrivare al sacerdozio, dopodiché lo conosci il curato d'Ars, ti devi fare santo da solo, perché per te non ci sono altre vie. Padre Urbano lo invoca anche lui, Sapete come dice San Paolo: in quello che dico attesto davanti a Dio che dico il vero, non mentisco. Allora, dopo quella convivenza, chiamai un familiare che era vicino, perché il vescovo intanto era cambiato. Io sono partito per il seminario che c'era un vescovo, era arrivato un altro vescovo, quello che poi mi ha ordinato, che è Monsignor Petrocchi. Chiedo un appuntamento con lui, gli spiego un attimo la situazione. E insomma, è stata una bella via crucis, perché poi relazioni dell'altra cosa, dopo circa 6 mesi dalla prima volta che l'ho incontrato, mi dice che ero accettato. Ora, emerse subito però, vedete, una cosa, che la mia struttura caratteriale era troppo rigida e che questo avrebbe potuto essere un problema per quanto riguarda l'ordinazione. Quindi che devo fare attenzione a, come dire, smussare queste cose.
chiaramente l'ambiente attuale dei seminari diocesani è un ambiente che rispetto a come era un seminario qualche anno fa, molti anni fa, non c'ha più niente a che vedere. Io poi stavo con questo patema, d'accordo? Mi sentivo gli occhi puntati, perché se preghi troppo, se fai questo, se fai quell'altro, dopo sei troppo rigido, cioè a destra e a sinistra. Insomma, in qualche modo siamo arrivati a sto benedetto sacerdozio. Non so come, ok? Con tante sofferenze e tanti conflitti di coscienza, come già potete vedere. Comincia la mia carriera come sacerdote, carriera, dico tra virgolette, viceparroco. Il parroco che avevo, adesso ha reso l'anima a Dio proprio un anno fa, era di quelli che, volendo usare delle categorie, come dire, interpretative per capire chi è dinanzi, adesso è nell'altro mondo, il Signore ha provveduto a giudicare la sua esistenza e se mi sono sbagliato io, ottimo, sono contento per lui. Era un modernista e anche abbastanza spinto, quindi favorevole a comunioni in mano, ministri straordinari, eccetera, eccetera. Io chiaramente ero un viceparroco e quindi non potevo fare nulla, ma tutte queste cose che io avevo ampiamente interiorizzato essere cose che rappresentavano una struttura, una violenza alla mia coscienza, che però si potevano fare perché c'è la legge della Chiesa che adesso le permette. Capite? Quindi quando tu vai a dire ma io sono un po' contrario ai ministri straordinari, la risposta è il contrario. E come ti permetti? Ma c'è la legge della Chiesa che questa cosa le permette. Allora, dici, sì, però a certe condizioni, come fanno anche i documenti, solo se sono straordinari, però di fatto abbiamo visto quello che è successo. La comunione in mano, io ogni volta che mettevo st'ostia dentro le mani era una coltellata nel cuore. Gesù Cristo soltanto sa le sofferenze che ho passato per questo, ma anche autorevoli persone dell'ambiente ecclesiastico mi dicevano: qual è il problema di coscienza? Problemi? Ma la Chiesa questa cosa la consente, quindi quali sono questi problemi? Tra travagli e poi immaginate i climi che si vengano a determinare, no? Quindi le guerre trasversali, cose molto molto tristi. Dopo 2 anni il vescovo mi manda in una parrocchia, diciamo così, come viceparroco, però era una parrocchia accorpata ad un'altra parrocchia dove il parroco operava prevalentemente nell'altra, probabilmente lo fece anche per togliermi da questo ambiente, perché... E io comincio una nuova vita e dico, vabbè, adesso quindi, meno male, non c'ho più il parroco, quindi certe cose le posso gestire. Apriti cielo. Tu cominci a, come dire, portare avanti una certa linea, che oggi chiaramente è caratterizzata come linea di altri tempi, ma allora non ne ero manco consapevole. E succede il finimondo. Cominciano a scappare le persone dalla parrocchia, d'accordo? Cominciano a svuotarsi le chiese, cominciano le infamate in giro, cominciano ad arrivare le lettere ai vescovi, di tutto. E tu ti ritrovi in questo modo, dici, perché? Perché il modo con cui io ho concepito il mio ministero, tenete presente che nell'anno di passaggio dal Redentoris Mater al seminario leoniano, io nell'estate mi sono letto da solo tutta la Summa Teologia di San Tommaso d'Aquino, tutta, dalla prima all'ultima virgola, perché capivo che la formazione limitata soltanto ai testi del Concilio Vaticano II era molto limitata, sia da un punto di vista di contenuti, sia da un punto di vista di apertura mentale a ragionare in un certo modo. E cominciano. Allora, non è accettato questo modo di fare il sacerdozio, e io lo capisco, però io non posso farlo in nessun altro modo. E cominciano questa vita. Nel 2007 Benedetto XVI fece il famoso motu proprio. Io ricordo, parlai con un amico, ora nella Fraternità San Pio X, dice, ma vogliamo parlare di sta messa in latino, a destra e a sinistra? Io dissi, amico mio, guarda che qua io ho letto qualche messaggio latino, lo conosco, qua non è il problema del latino o dell'italiano, cioè perché il latino, il messaggio, lo dico in latino, lo faccio domani, ma qua sta messa è tutta strana, ci stanno le parti di silenzio, i baci all'altare, le genuflessioni, dico, ma che è sta roba? Insomma, uscì la fraternità sacerdotale di San Pio X, che io manco conoscevo allora ancora, mise in giro un
DVD dove c'erano le istruzioni per celebrare la messa di sempre. Io mi compro sto DVD, mi ricordo, vedo il DVD, ce n'erano due, uno con la messa bassa estesa e l'altro con tutti quanti i passaggi, durava 2 ore e mezzo credo, dove passo dopo passo ti insegnavano a dire sta messa in Vetus. Io ho finito di vedere il DVD, alzo il telefono e dico, senti, io rinuncio, ma hai visto che roba? Cioè io a imparare una cosa del genere ci metterò almeno 3 mesi. Eppure dopo 3 mesi, se salgo sull'altare, devo dire al Padre Eterno, gira dall'altra parte perché non rispondo di quello che faccio. Ma l'hai vista che cos'è sta roba? Io allora non capivo. Adesso capisco. Ma vi pare normale, amici, che un prete della Chiesa Cattolica, io sono stato ordinato nella Chiesa Cattolica, la celebravo da 3 anni la messa, vado a vedere la messa in Vetus sordo, ci devo mettere 3 mesi per impararla. Ma non vi sembra una cosa strana? 3 mesi ci ho messo. Io non capivo. Vabbè. Comunque, cominciai a celebrare in Vetus sordo. Ovviamente in maniera dimessa, perché anche lì già stavo sotto il mirino, poi a Latina non si è mai formato un cosiddetto un cetus fidelium, come lo chiamavano. Quindi io il sabato mattina celebravo a porte aperte in chiesa, veniva qualcuno, a volte anche 2 o 3 volte a settimana. La legge della Chiesa con Benedetto te ne dava la facoltà, il vescovo lo sapeva, non poteva dire niente e finisce così. In quel tempo conobbi, e così capite anche la mia attività online, i francescani dell'Immacolata, i quali dopo il motu proprio, peraltro, aprirono ampiamente alla tradizione. Quando trovai i francescani dell'Immacolata, capite il disagio che già vivevo da tanti anni, dico, ho trovato il posto mio. Questi fanno il voto mariano, una vita religiosa che io ho sempre sognato, degna di questo nome, fanno i digiuni, fanno le penitenze, hanno l'abito grezzo, non hanno niente di proprio, hanno i sandali ai piedi, i piedi nudi, pure d'inverno, non hanno il riscaldamento, e poi San Massimiliano Maria Colbe, l'apostolato dei mezzi della comunicazione. Io avevo trovato il mio posto. Sono subito diventato terziario francescano, il primo sacerdote terziario francescano di Immacolata al mondo, e poi chiesi, dico, ma io non potrei diventare dei vostri, dico, così la finiamo di campare una vita dove io mi devo sempre sentire come un pesce fuor d'acqua, i parrocchiani si avvelenano, gli altri preti mi guardano male, d'accordo? Per il vescovo mi sento un peso, perché mi immagino tutte le lamentele che fanno in continuazione. La porta era spalancata. Ne parlai ovviamente col vescovo. Gli dissi, eccellenza, guardi, ha visto che anche lui mi aveva già diverse volte segnalato i problemi, le cose, lui era molto paterno, quindi ti parlavo, diceva, cerca di fare bravo, a destra a manca, no? E io a un certo punto gli dico, eccellenza, abbiamo risolto il problema. Io ho deciso, era maggio credo, del 2008 credo, io entro tra i francescani dell'Immacolata, mi hanno detto che faccio 1 anno di noviziato e dopodiché sarò finalmente un apostolo, perché loro erano proprio apostoli, capite? Cioè apostoli, perché una persona mariana è proprio un apostolo, come San Luigi Monfort, che ebbe il mandato dal Papa di fare il predicatore in tutta la Francia. È il mio sogno. Io quello volevo essere, per questo che andai a Redentoris Mater, l'apostolo, quello che va a portare la fede alle persone per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Il vescovo mi gela e io mi aspettavo che mi dicesse vai, così si leva anche un problema, scusate, detto fra me e voi. Il vescovo mi dice queste parole: hai finito? Bene, io ho ascoltato tutto quello che tu hai detto, ora io ti dico, per quanto mi riguarda tutto quello che hai detto non ne tengo in nessuna considerazione, per quanto mi riguarda tu lì non ci devi andare, perché questa, attenzione bene, per te non è la volontà di Dio. Io, per quanto se ne potrà pensare, forse da dopo questo video in poi, ho sempre avuto una venerazione religiosa per tutte le autorità della Chiesa, tutte, e ho sempre obbedito in tutto, in tutto, in tutto. Gli dissi, eccellenza, se lei mi dice così, io non ho scelta. Io ti metto una pietra sopra e non ne parlo più. E così feci. Fine.
ovviamente continua l'apostolato e fu in quel tempo che cominciò l'apostolato sui mezzi di comunicazione sociale, quindi non entro con loro. Dal 2009 cominciò la mia esperienza su internet. Non mi posso dilungare, ci sarebbe da fare una catechesi a parte per raccontare come è nato questa cosa e che mai mi sarei immaginato, mai, che avrebbe raggiunto le proporzioni che ha raggiunto. Mai non è stata pensata a tavolino. Cominciarono le mie collaborazioni con Radio Buon Consiglio, con tutti quanti i social di Francesca dell'Immacolata, col settimanale di Padre Pio, a scrivere gli articoli che poi sono diventati i miei libri, rimessi in ordine, quelli sono, tutti gli articoli di Magistero, una montagna che hanno scritto sul settimanale di Padre Pio, le catechesi su Radio Buon Consiglio, le storiche, i 10 comandamenti, chi sono io per poter amare, cose che conoscono. E vabbè, a un certo punto che si va avanti così. A un certo punto che succede, lo sappiamo tutti, nel 2013 succede quello che è successo. Benedetto si dimette e esce fuori Papa Francesco. Questo evento anche in me ha provocato un terremoto, ok? Una sofferenza inaudita e un dolore immenso. Tutti conosciamo la differenza di stile, adesso non mi sto dilungando. I tormenti però a questo punto si sono ulteriormente aggravati, i tormenti di coscienza, d'accordo? Perché mi trovavo ad ascoltare cose dette dalle più alte sfere che io non potevo ridire, in coscienza, non posso. Non posso. E qui di nuovo il panico. Ah, come ti permetti? Ah, quello è il vicario di Cristo. Ah, quello è il Papa. Che dici? Che pensi? Che fai? Dico sì, però che cosa devo, cioè, dinanzi a certe cose che non mi va adesso di dire, le conoscono tutti, io non sapevo che fare. E ci fu un tormento infinito. Ok? Infinito. Arriva nel 2016 il trasferimento a Sermoneta, dentro questo contesto di sofferenza inaudita. A Sermoneta sono arrivato che, preceduto da una fama che dire pessima è dire poco. La gente era terrorizzata dalla mia presenza. A Borgo San Michele, questo lo devo dire per amore della verità, quando io andai via sui social network, su Facebook, me lo disse una persona di Borgo San Michele che ne era disgustata. La Borgo San Michele liberata, finalmente se n'è andato. La gente stappava lo spumante e si ubriacava per la mia partenza. Ok? Anche di questo il Signore ne è testimone. Io sto parlando davanti a Lui e mi sottometto fin da adesso, ovviamente, tanto anche se non mi sottomettessi, questo è al giudizio particolare, a quello universale, dove le cose che sto dicendo saranno rivelate a tutti e sarà rivelato a tutti anche se sono vere o se sono false le cose che sto dicendo. Ma io le bugie volontariamente non le dico mai, a nessuno e per nessun motivo. Qui chiaramente io vengo come un cane in una parrocchia di 700 anime, con un contesto culturale, capite, questo è un paese, e religioso veramente disastrato, e non sapevo che fare. Perché dico, se comincio subito, primo problema, e adesso se questi fanno tutti la comunione in mano, io che faccio? Vanno da non dormirci la notte, eh? Tanto è vero, adesso lo posso dire, che dico, ho scogitato, dico, facciamo che cominci a dare la comunione sotto le due specie. Dico che fu in occasione della mia venuta in modo tale che almeno evito questa cosa, perché io non ci riesco, perché Borgo San Michele ero riuscito, non con l'imposizione ma con la persuasione, a convincere i parrocchiani che frequentavo, dico, non mi date questa sofferenza, io se ti metto l'ostia sulla mano muoio di crepacuore, ok? Ti costa tanto riceverla in bocca, e almeno alcuni erano stati un pochino comprensivi. Ma tu pensa se io vengo in parrocchia e devo stare a non dormire la notte perché devo andare a celebrare e mi trovo dinanzi a una cosa di questo genere. Qui poi c'è il problema che è una chiesa turistica, ok? Quindi mercati in chiesa, tutto quello che, vabbè, ogni tanto ne ho fatto riferimento, insomma, ok. La salvezza, ho provato a fare qui la formazione che facevo anche a Borgo San Michele, ma qui le persone non ci sono. Non è partito quasi nulla neanche con i giovani, erano partite 8 persone perché dopo è arrivata, adesso ci arrivo, l'altra tragedia del Covid. Ok? Che cosa mi ha salvato dalla depressione e dal morire di crepacuore? Internet, le catechesi, i video, il fatto di poter essere consapevole di fare del bene a qualcuno, anche perché non avete idea di quante persone mi sono venute a trovare, hanno fatto le confessioni generali, quindi io vedevo che
non era tutto inutile. E capivo che questa, diciamo così, ancora di scappatoia, il Signore me l'ha donata perché non avevo altre possibilità. Qui non c'era nessuno. Peraltro mi fu proibito, questo lo devo dire, all'onore del vero, perché poi l'ho detto a tutte le persone che mi chiamavano da tutta Italia, perché io nei primi anni di ministero qualcuno mi chiamava come parroco a fare un weekend. Ricordate sempre il desiderio di essere apostolo. Che cosa facevo durante i weekend? Andavo, c'erano dal venerdì alla domenica 3 catechesi, dalla mattina alla sera ad ascoltare confessioni e colloqui e messe, basta. Tornavo distrutto ma contento. Mi fu proibito perché alcuni vescovi si erano lamentati, avendo raccolto delle cose di quello che io dicevo, ancora devo capire le eresie che avevo detto, ma questo è, e mi fu proibito e io ho obbedito per 9 anni, diconsi 9. Sono stati agli arresti domiciliari, ho avuto telefonate da una marea di gente che mi chiedeva, dicevo non posso venire perché ho ricevuto la proibizione e sono rimasto qui. Se non ci fosse stato YouTube, io dovevo semplicemente prendere e non lo so che cosa faccio. Passo la giornata a vedere la televisione oppure potevo fare l'eremita qui in casa, non c'era altro da fare. Però ricordate sempre, io mi sono fatto prete per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Se io non faccio l'apostolo, io non faccio il prete. Arriviamo al Covid. Lì il crepacuore è giunto all'estremo. I guanti, le cose. C'è una donna, c'è una parrocchiana che forse sta sentendo, forse è arrivate parrocchiani, non lo so se questa diretta, che vedendo che io mi mettevo a piangere, dare l'ostia con ganti di lattice e con l'igienizzante sopra, io volevo dare le dimissioni, ma come fai? Questa dice, donna, facciamo una cosa, ti faccio io un guanto, te lo faccio con il lino, ti ci faccio un ricamo sopra, tu dai sta cosa, mettiti sto guanto che se no poi lo dicono al vescovo, dopo succede il finimondo, dopo lo mettiamo nell'acqua esorcizzata, te lo pulisco e te lo stiro giorno per giorno. E trovammo questo escamotage, limitante, ma io dovetti poi insegnare, cioè il Signore mi deve perdonare e adesso voglio rendere omaggio ad un eroe di questo che si chiama Don Enzo Boninsegna. Io ho dovuto insegnare alla gente a prendere la comunione in mano. Ho fatto questo. Io mi vergogno, mi viene da piangere. Ho dovuto fare questo, perché o fai questo oppure non lo fai. La gente sta anche tesa per la pandemia, scrivono al vescovo, il vescovo mi manda un internetto, ci ha fatto un decreto che devono essere fatte così le cose. C'è la conferenza episcopale che ha fatto l'accordo con il CTS, che faccio io? Sempre con la legge della Chiesa che ti sovrasta e tu la tua coscienza che tu muori di crepacuore e io sono morto di crepacuore. Una vita così. Perché c'era lo spauracchio, se non fai questo ti scomunicano, ti sospendono, c'è l'interdetto. Addirittura persone che mi stavano vicino a un certo punto mi stanno a dire leggiti i documenti di Papa Francesco, stai dietro a Papa Francesco, quello è il Papa, smettila di tutte queste cose. E io che mi cominciavo anche un pochino a stufare, dico, ma ci avranno ragione loro, e così capite anche alcune cose che sono successe negli anni 2017, 18 e 19. D'accordo? Dice, ma Don Leonardo cita Papa Francesco durante le omelie. Sì, l'ho fatto. Per questo motivo. Perché, scusa, quello è il Papa, allora fa così. Se dicesse qualcosa che ti va contro la coscienza, tu lascialo perdere. Però, siccome dice tante cose buone, citalo, dille. E gli ho dato retta, amici, l'ho fatto. Perché mi avevano fatto, dico, se non fai così non sei cattolico. E l'ho fatto. Adesso nei commenti scrivete tutto quello che volete. L'ho fatto. Fino a un certo punto. Perché quando uscì un documento del Magistero, dici, allora, adesso il mio discernimento è finito, io rientro nel mio silenzio, perché è il massimo che posso fare. Solo che c'è un problema, amici. C'è un problema grosso dinanzi a queste cose. Voi sapete il proverbio che cosa dice? Bonum ex integra causa, malum a qualunque difetto. Tu non puoi prendere la linea che dici alcune cose buone e altre cose non buone. Prendo le buone e togli le non buone. E non si può questo qui, amici. Non è possibile. Il vicario di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, è la regola prossima della fede.
Io non posso passare le giornate a stare a pensare a questo lo posso dire, no, questo è meglio che non lo dico perché mi si stringe il cuore. Io non posso campare in questo modo. Io non posso campare in questo modo. Finisce la pandemia e le cose continuano ad andare avanti così come vanno avanti. Tiriamo attenzione a una cosa molto importante. Io sono sempre stato con questi conflitti. Mi chiedevo però cosa faccio? Dove vado? Come la risolvo questa cosa? La Chiesa di Cristo è una, non ce ne sono altre. Non si fanno scismi, non si fanno divisioni. Un mio amico entrò nella fraternità di San Pio X. Io stimo questa realtà, conosco questa realtà, ma non l'ho mai sentita come adatta a me. Dico, che cosa faccio? Me ne vado in monastero. Lascio tutto e faccio come il curavo d'Ars, vado a piangere i miei peccati. Non mi sembrava questa la volontà di Dio. Lascio il sacerdozio. Ma no. Qual era? Continuo ad andare avanti fino a quando la grazia del Signore mi consentirà di farlo. Fino a quando si riesce a resistere in queste condizioni disagiate. Continuo a prendermele infamate, continuo a predicare quello che devo, come posso, fino a quando Dio mi aiuterà. Perché fare un'altra cosa posso scandalizzare le persone, non capirebbero. Dove vado poi? Che faccio? Io vorrei che capiste questo, amici miei. Arriviamo ad un anno fa, sto andando veloce. Molti di voi ricorderanno che un anno fa, metterò poi il link in descrizione, io proprio in questo periodo feci un video che si chiamava Alcune delucidazioni. Evidentemente le persone intelligenti, io non ho detto nulla, per correttezza e per rispetto verso le autorità ecclesiastiche, non ho detto pio di nulla di queste cose. Lo chiamai alcune delucidazioni perché venivo praticamente ufficialmente imputato di aver detto delle cose che si distanziavano dalla dottrina cattolica. Urca! Una era, questo lo devo dire per spiegare, perché tanto è sempre lo stesso problema che ho già detto, dice dalle tue catechesi presenti la comunione in mano come una cosa sbagliata, quasi come se fosse un sacrilegio. È chiaro che quasi come non mi è stato detto dici che la comunione in mano è un sacrilegio, come disse Don Enzo Boninsegna, ne ho parlato prima, io gli rendo omaggio. Don Enzo Boninsegna, quando la CEI ebbe approvato l'indulto per dare la comunione in mano, io me lo ricordo, era il 3 dicembre dell'89, lui ha preso, si è dimesso da parroco, se n'è andato a casa e alla sua venerabile età sta ancora solo in casa pur di non dare a nessuno la comunione sulla mano. Io a questo sacerdote gli rendo omaggio. Lui è superiore a me. Lui ha avuto il coraggio di fare quello che io non ho avuto il coraggio di fare e lo ringrazio. E viva Don Enzo Boninsegna, ha scritto una montagna di libri edificanti, comprateli, aiutatelo in tutti i modi possibili. Ora è anziano, ma ha sempre la sua verve e il suo vigore. È un esempio di vita. Che Dio lo benedica in eterno. Io dico, io non do attestati, per questo devo andare direttamente in paradiso, per quello che ha fatto. E lo ammiro per quello che ha fatto. Io non ho avuto il coraggio. Avevo il terrore di scandalizzare le persone, di non fare la volontà di Dio e di mettermi fuori della comunione con la Chiesa che io ho sempre amato e amo con tutto me stesso. Perché non potevo dire che la comunione è un sacrilegio? Perché c'è la legge della Chiesa. C'è la legge della Chiesa. Ora, la domanda delle domande, quella che mi ha accompagnato in quest'anno, in tutto quello che ho pensato, pregato, meditato, studiato, la domanda è questo. Può la Chiesa di Cristo, i vescovi che hanno chiesto l'indulto e il Papa che li ha firmati, ma può autorizzare una cosa cattiva? Rispondete voi. Io non lo posso dire, perché se io dicessi la comunione è un sacrilegio, io sto dicendo che le autorità della Chiesa ti autorizzano a fare un peccato mortale gravissimo. E non l'ho mai detto, infatti. Non lo potevo dire, rimanendo dentro questo circuito. Non lo posso dire. Perché scandalizzi le persone.
se non trovi una risposta. Ma questa domanda mi ha martellato il cervello. Allora, quando ho visto che cominciava ad essere impossibile esercitare il ministero, perché se non posso più nemmeno dire, vabbè, sto rinchiuso in una parrocchia, faccio qualche catechesi su YouTube, vanno sotto mirino le catechesi su YouTube. E in maniera, non aggiungo altro, non indifferente, dico, allora, qui dobbiamo trovare una soluzione. E io ho passato lo scorso anno a studiare, a studiare, a studiare, a studiare. Mi sono letto di tutto, di tutto. Cosa? Libri edificanti e di formazione sulla crisi nella Chiesa. Ne parleremo non questa sera, più avanti. Io farò una catechesi su questo tema, sulla crisi nella Chiesa. E vi dirò quali sono queste fonti e ve ne parlerò nei minimi dettagli. Ho anche cominciato a frequentare, a conoscere, a frequentare ambienti legati alla tradizione. Per esempio, sono stato ad aprile, lo dico tranquillamente pubblicamente perché sono i video, al convegno di Radio Spando, una bellissima realtà, da Pier Giorgio Seveso ed Andrea Giacobazzi, Ilaria Pisa e la gente che sta lì. E non solo, durante l'anno scorso ho conosciuto altre varie realtà del mondo della tradizione distinte dalla Fraternità di San Pio X, che mi hanno aperto un orizzonte e un mondo che non conoscevo e soprattutto mi hanno presentato una alternativa possibile al mio sacerdozio. Perché? Andiamo già verso la conclusione. Io non posso continuare a vivere in questo modo. Non posso. Stare in parrocchia per far scappare la gente, succede questo quando io in parrocchia, la stragrande maggioranza della gente scappa. Molti rimangono sopportandoti a malincuore, d'accordo? Anche i cosiddetti cattolici adulti, quelli là che sono proprio i classici, proprio ultramodernisti, ah no, si deve restare in parrocchia, mi detestano, anche qui, ma proprio non ne possono neanche come fumo all'occhio, però resistono, non cambiano parrocchia. Invece altri se ne scappano subito, d'accordo? E ti vorrebbero vedere andartene via il giorno dopo e scrivono al vescovo, eccetera, eccetera. Rimane, e ce li porto tutti nel cuore, se stanno sentendo lo sappiano, e io ci sarò sempre per loro, se vogliono, nelle mutate condizioni in cui mi troverò, ovviamente. Una minoranza ci fu a Borgo San Michele e c'è qui di persone che ascoltano e fanno un bel cammino di fede. Un bel cammino di fede. Il problema è che tu te ne vai, viene chi viene dopo di te, e molti dei semi seminati da un prete che appartiene ad un'altra chiesa, ad un'altra generazione, cioè a un altro tempo, questo mi è stato detto, che io vivo e incarno una chiesa che oggi non c'è più. C'è la chiesa di oggi. C'è stato il Concilio Vaticano II, c'è la chiesa di oggi, c'è questa chiesa. Io dico, non ho capito bene l'ultima sillaba, c'è questa chiesa, la chiesa di oggi. Ah, quindi dopo il Concilio Vaticano II è cambiata la chiesa? Ma la chiesa non cambia, non può cambiare. Allora, in parrocchia non si può stare più, perché non è possibile. Cosa faccio? Mi vado a rinchiudere in un eremo? Se il Signore mi facesse capire una cosa di questo genere, io lo faccio domani. Lo faccio domani. Vado a piangere i miei peccati, che sono tanti per tutta la vita, e non mi vedrete mai più da nessuna parte. Sparisco dalla circolazione, esco di scena. Finisce YouTube, finisce butto, finito. Vado a pregare e a fare penitenza, se questo il Signore mi chiede. Non mi sembra che mi mi stia chiedendo o mi abbia chiesto questo. Terza possibilità, lascio il sacerdozio? Lascio il sacerdozio, c'ho ancora una laurea in giurisprudenza, faccio un concorso in magistratura e vivo, tolgo il disturbo a questa chiesa, per la quale evidentemente rappresento un grande disturbo, e la chiudiamo in maniera pacifica. C'è una quarta possibilità, non so se avrebbero intenzione di praticarla. La possibilità è la normalizzazione. Io non credo che ci crederebbe mai nessuno ad una cosa del genere, però sai com'è. Se tu ti togli la talare, cominci ad andare, la smetti di parlare dell'inferno, del peccato, di queste cose, qui a destra a manca devo dire adesso anche qualche altra cosa su questo, forse quasi quasi, oppure
continui ad esercitare il ministero, però in una forma differente, con tutto quello, con tutta la responsabilità che questo comporta e che questo significa, con la croce pesante 1 tonnellata che per questo si deve abbracciare. Sto andando al punto, Marta. È quello che farò. È quello che farò. Io, dal 29 di agosto in poi, ho comunicato a chi di dovere che intendo diventare quello che si chiama un prete della tradizione, un prete tradizionalista, chiamatelo voi. Adesso non è il caso di specificare forme, modalità, come, dove e quando. Evidentemente uscendo dalla comunione gerarchica con le attuali gerarchie della Chiesa cattolica. Quelle che portano avanti la Chiesa di oggi, la Chiesa sinodale, la Chiesa che il 6 settembre c'è una celebrazione eucaristica presieduta dal vicepresidente della CEI con la comunità LGBT in occasione del Giubileo. Allora, io, amici cari, non è possibile. Quindi, rimangono aperte la possibilità di lasciare il sacerdozio e di andare in monastero, d'accordo? Le altre due sono scartate. Oppure si fa il sacerdote tradizionalista. Sono ben consapevole, ma l'ho già scelto io, che questa è una cosa che non avviene senza conseguenze canoniche, per questo che ho fatto questo comunicato, d'accordo? Perché io mi attendo anche di capire in base alle reazioni. No, io non divento ortodosso, io rimango nella Chiesa di sempre. Il movimento tradizionalista non è il mondo ortodosso. Il movimento tradizionalista porta avanti la fede di sempre, i sacramenti di sempre e la messa di sempre. A chi? A chi li vuole. A chi li vuole. A chi li vuole. Io lì posso parlare, posso dire quello che devo dire senza avere, no, questo non lo posso dire, però se esageri e poi ti arriva la scomunica. Non è possibile campare in questo modo. Non è possibile. Non lo voglio fare più. Non lo posso fare più. Ok? Questo chiaramente comporta delle conseguenze. Io già domani, matematico, sarò minimo sospeso a divinis. Ve lo dico io prima ancora che lo scriva il vescovo in decreto, 100%. Se tutto va bene. Potrebbe esserci anche di peggio. Lo so, se pensate che sia un pazzo, pregate per me. È un anno che ci sto pregando, meditando, studiando, documentandomi, leggendo, soffrendo, piangendo, ok? Ma questo è quello che ho scelto di fare. Ultime cose, ci siamo arrivati. Molta gente avrà visto che, allora, negli anni passati, proprio per questa scelta che sto facendo, questa è una scelta forte ed è una scelta di adesione assoluta al magistero certo ed immutabile della Chiesa. In passato, come sapete, io ho aperto anche il raggio a cicli di catechesi su argomenti non, come dire, aventi valenza dogmatica e certa, tenera amata, la divina volontà, le apparizioni. Ho fatto conferenze anche su apparizioni non riconosciute che sembravano attendibili, l'ho fatto, lo sanno tutti, d'accordo? C'è un'evoluzione nel mio sacerdozio, non intendo più fare queste cose e ho visto anche gli effetti controproducenti che possono produrre. La gente adesso ha bisogno di dottrina solida, di diventare un cattolico romano, di vivere la fede come è sempre stata vissuta, non la caricatura della fede che c'è in giro. In giro, amici, se ci siete arrivati, bene, se no pensateci, quello che si vive nelle parrocchie è un'altra religione, non è il cattolicesimo romano che Gesù Cristo ha fondato. Questo è il problema. E io mi metterò al servizio del cattolicesimo romano che Gesù Cristo ha fondato, prendendomi la croce, la responsabilità. Io già mi immagino dalla giornata di domani che cosa sarà. Il fuoco nemico, nelle forme che vi ho detto, e il fuoco amico, perché mi immagino una marea di gente che me ne dirà un sacco e una sporta. Lo so già, vi prego di pregare, io non torno indietro su questa cosa, quindi se qualcuno pensa di farmi tornare indietro è sciocco.
d'accordo? Anche i miei familiari stanno soffrendo per questa cosa, ma sanno bene che hanno detto, ci sta pensando da un anno, figuriamoci, sta affrontando delle cose, va incontro a croci stratosferiche, ok? Ok. Allora, io quello che dovrò fare, in conseguenza di questa scelta, ovviamente ho dato le dimissioni da parroco, che sono già state accettate, entro breve lascerò la parrocchia, mi ritirerò momentaneamente, evidentemente, dove posso vivere, e poi cominceranno, questo lo vedremo nel tempo, sono già, io ovviamente già aperti diversi canali, non sono così folle, d'accordo, se fare una cosa di questo genere al buio, e nel frattempo ci continueremo a sentire regolarmente su YouTube, ok? No, Don Minutella con me non c'entra nulla, non cominciate a fare queste domande, no. Io aderisco al movimento tradizionale cattolico, d'accordo? Non voglio miei gruppi, non voglio persone, non voglio seguaci, non sono nessuno, non sono il profeta, non sono il prelato, sono un povero prete che vi ha raccontato la sua vita sofferta per cercare di servire il Signore. Io ho dato la mia vita per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Io questo ho sempre cercato di fare e questo vuol dire che faccio. Non fate domande di curiosità inutili. Adesso la diretta finisce, darò la possibilità di interloquire con qualche domanda per qualche tempo, ok? Non fate domande di curiosità perché le cose poi si andranno chiarificando nel tempo. Ovviamente tenete presente, io questo lo dico perché io sono fedele, sono più che fedele, sono corretto nei confronti delle istituzioni. Se arrivano sanzioni canoniche nei miei confronti, chiunque, come dire, entra nel mio Interland sappia che entra nell'Interland di una persona che è sanzionato dalle gerarchie ufficiali della Chiesa, e questo comporta delle conseguenze canoniche anche per chi ci entra in contatto. Ok? Quindi io questo lo devo dire. Se capisco che la mia presenza non è gradita, che voi potete andare tranquillamente avanti e che di Don Leonardo il mondo può fare come penso tranquillamente, a meno, io sparisco. Ok? Se dovessi capire altro, andiamo avanti in questo modo. Ora pregate, perché questo è quello che era opportuno dire e che era anzi doveroso dire. Oggi c'è una diretta storica, perché io non posso, siccome so che a breve potrebbero succedere alcune cose, non volevo assolutamente, questo mi dispiace, ma non è possibile, che le persone che mi vogliono bene, che mi hanno seguito, si trovassero di fronte a un comunicato ufficiale dove io vengo canonicamente sanzionato senza che ci fosse questa premessa che dà i parametri di comprensione di quella che è stata la mia vicenda di vita. Io ripeto, io non abbandono nessuna delle anime che pensano che il mio ministero, la mia predicazione, il mio sacerdozio possa essere utile e di giovamento. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus et Maria. Allora, piano, adesso se fate tutti questi messaggi non riesco neanche a leggerli. Allora, fatemi un attimo capire. Allora, vabbè. Così non riesco a leggere le domande. Allora, vi chiedo di pregare, vi chiedo di non fare o non fate, io non voglio assolutamente, non fate mail al vescovo, non fate niente di nulla. Io desidero che sia mantenuto un profilo basso, d'accordo, e un atteggiamento corretto. Ok?
il fatto che le gerarchie stiano comportandosi come stanno comportandosi, siano responsabili di quello che sta accadendo e che stanno diffondendo un'altra religione, non ci autorizza a atteggiamenti e comportamenti irrispettosi o irriguardosi. Non si fa. Quindi se qualcuno si mette a scrivere mail o fa proteste o cose di questo genere, sappia che va contro la mia volontà e quello che a me è gradito. In questo momento si deve soltanto, se volete fare, pregare per me, se volete contattare me, manifestare la vicinanza o quello che volete, tanto questa cosa rimarrà online, scrivete i commenti sul video, scrivetemi l'email, tanto questi giorni, insomma, avrò un po' da fare in questi giorni. E tenete presente un'altra cosa, io in questi giorni ho evidentemente delle giornate abbastanza turbolente, come potete capire, quindi non aspettatevi una mia attività online, forse qualche omelia. Io sto celebrando la messa solo in Vetus Sordo adesso, questo perché lo sappiate, quindi è inutile che mi chiedete l'omelia in Novus Sordo, vi sentite quello che ho fatto per 15 anni, se ne sta per tutta una vita, insomma, no? Ok, quindi non c'è... Le omelie che sentirete saranno omelie di messe in Vetus Ordo, se le sentirete. Io tra qualche giorno dovrò recarmi fuori sede per una settimana, poi avrò delle vicissitudini ovviamente logistico-organizzative necessarie al dover lasciare e mettere a disposizione la parrocchia, quindi non abbiate paura, non sono sparito, io farò in modo insomma di fare meglio. Spiegare meglio il movimento tradizionalista, io ho già detto che mi riservo di fare un ciclo di catechesi appena possibile, spero verso la fine di settembre, d'accordo? Ovviamente voglio finire il ciclo di catechesi, questo progetti per il futuro. Il ciclo di catechesi su Sant'Alfonso è quasi finito, deve essere finito. Ok. Il ciclo di catechesi sul catechismo romano del Concilio di Trento, quello sarà non finito, strafinito. Le meditazioni sulla passione di Cristo e sulla vita di Cristo di Suor Cecilia Bai saranno proseguite, così come quelle su Maria d'Agreda sulla mistica città di Dio della venerabile Suor Maria Cecilia d'Agreda in onore della Madonna. Queste sono le cose che penso di fare appena possibile. Devo riprendere anche le pubblicazioni, il lavoro di pubblicazione. Sapete già che ho già il materiale per scrivere un libro molto importante sul digiuno. Voi dite, adesso non c'è più la parrocchia, sì, ma adesso un po' di tempo ci sono altre cose, quindi spero di avere, come dire, la calma, il tempo. Ci dovrebbe essere quando, dopo che le acque si calmano un po'. Però ho intenzione, insomma, di fare questa cosa e dopo il libro sul digiuno la mia intenzione, il mio sogno sarebbe di scrivere un libro sulla messa in rito romano antico. Anche qui ho già qualcosa di pronto, però vedremo, perché devo anche vedere come si struttura la volontà di Dio. Il canale YouTube rimane aperto, il canale Telegram rimane aperto, i social rimangono completamente aperti, ovviamente con la libertà di poter dire qualcosa in più, sempre in toni rispettosi, perché bisogna essere sempre per e criticare in maniera costruttiva. Ecco. Quindi spero di non avere mai cadute di stile, spero, però anche in forma doverosa. Allora, se ci sono adesso qualche altre domande, ecco, vedo che stanno arrivando già qualche messaggino. Sta già arrivando qualche messaggino. Si ritiri con lei? Possibilissimo, si potrà fare tutto a condizione che capiate bene cosa significa frequentare un sacerdote che si ritroverà da un punto di vista di gerarchie ufficiali nelle mie condizioni. Questo è un problema grave di coscienza. Io ci ho messo un anno per risolverlo, ok? Un anno. Risolverlo richiede molta preghiera, molto sacrificio, molta formazione e molto studio, ok? Quindi io, per chi mi vuole, ci sono, ok?
Più di questo non so, spero che abbiate capito. Io desidero quello che desideravo trasmettere, spero che anche i miei familiari abbiano sentito questa cosa o la sentiranno, è la mia vicenda umana ed esistenziale, sulla quale io mi sottometto al giudizio di Dio, ok? Io mi sottometto al giudizio di Dio. Pregate che non debba essere dannato all'inferno. Io temo l'inferno, sono consapevole che ci posso andare. Prego tutti i giorni con il rosario di non andarci. Ok? So bene l'impegnatività e la gravosità di coscienza di una scelta come quella che sto facendo, capite? Però non c'è altra scelta. Scelta diversa da questa è semplicemente o lasciare il sacerdozio o ritirarsi alla vita privata. Ma in questa chiesa, nella chiesa di oggi, io non posso starci. Non posso adempiere il mio dovere sacerdotale in maniera adeguata. Non è possibile. Non è possibile. Ho già detto che Luisa Piccarreta è stata messa in stand-by e non parlerò più di queste cose. Parlerò di sana dottrina cattolica provata, certa, di dogmi, di verità di fede e di cose di morale e di cose che possano contribuire e concorrere a formare dei cattolici apostolici romani veri. Perché l'unica cosa che c'è da fare in questo tempo così difficile è continuare a vivere la fede cattolica, a osservare i comandamenti e per quanto possibile ricevere e frequentare i sacramenti santificanti di sempre. Questo ovviamente per quanto possibile. Anche qui so bene la situazione che c'è in giro, so che moltissime persone, quante volte ne abbiamo parlato nelle dirette, non hanno la possibilità di un accesso facile alle messe in vetus sordo, lo so, quindi lo so, e io ho sempre raccomandato partecipa alla meno peggio messa che trovi, se la trovi, e dopo amici cari, cioè io il senso di quello che vi sto dicendo è molto semplice, ok? Ci sono delle scelte di vita che si devono fare. Se uno vuole non scegliere e non pensare e, come dire, seguire, vabbè, è una scelta, anche quella. Ok? Allora, però se non individuo qualche domanda, no, non mi fate domande tecniche adesso su papi, su leoni, su quali, cioè in questa sede oggi si narra la mia esperienza, la mia testimonianza e la scelta che ho fatto. È una scelta di campo. Far parte del movimento tradizionalista vuol dire vivere la Chiesa cattolica romana, attenzione, in una maniera canonicamente non regolare. Sono stato chiaro? D'accordo? Punto. Voi mi direte, ma ci sono alcuni istituti tipo quelli dell'ex Ecclesia Dei che la vivono? Ne parleremo a suo tempo. Dici, perché non vai con loro? Lo spiegherò a suo tempo, più avanti. Questa sera non è il caso perché ci vorrebbero altre 4 ore per focalizzare e spiegare altre cose. Ok? Al sacerdozio mariano con padre Alessandro Minutella io non mi unisco. Io non ho mai detto Pio, e tutti ne sono testimoni, non ho mai detto A, ma io non mi unisco al sacerdozio mariano di Don Nutella, né a nessun altro che non sia un cattolico romano fedele alla tradizione, facente parte del movimento tradizionalista. Ok. Sì, oggi è il giorno di San Pio X, sì, è il giorno di San Pio X, sì. Daniele, se mi consente di essere suo figlio spirituale, ma io non ho niente da consentire, cioè, io ho già detto, io sono a disposizione di chiunque pensa che possa essergli utile e non ha quella comprensibilissima paura che potrebbe avere da domani in poi. Io lo capirei, d'accordo?
e non gliene farei nemmeno una colpa, capite? Quindi io ci sono per chi lo vuole e ci sarò. Non fate domande di curiosità, dove vai ad abitare, dove vai a celebrare, non avete imparato un granché, quindi le domande di curiosità non si fanno e io non rispondo mai. Domande di questo genere non si fanno. Se una persona vuole dare queste comunicazioni, le dà. Se non le vuole dare, non le dà. State tranquilli che non vado a finire in mezzo a una strada. Non ci vado in mezzo alla strada, per grazia di Dio e non solo di Dio. Non ci vado in mezzo alla strada. Quindi state sereni. Allora. Vabbè, dai. Conosco bene i monaci di Norcia, certo che li conosco bene, certo che potrei andare anche lì. Beh, adesso forse dopo. C'è qualcuno che ha nominato Monsignor Viganò. Avrò modo di parlarne, di parlarne più approfonditamente. Ecco, avrei voluto parlarne ed è una mancanza grave. Monsignor Viganò, il suo percorso, come potete capire, è stato molto simile al mio. Cioè lui è passato da una situazione di evidente disagio ad andare a fare un lavoro. Io gli sono grato perché è stato uno dei primi che ha contribuito ad aprire l'orizzonte. Chi non capisce questa cosa che ha fatto Monsignor Viganò e si ferma ad altre cose, è proprio, io non ci voglio neanche parlare. Cioè lui è andato alla fonte, cioè non è partito da un problema, come dire, macroscopico, quindi e si è fermato lì. No, dice, è tutto qui il problema? No, è andato oltre e ha fatto una sintesi, a mio avviso, meravigliosa, che è stato un primo inquadramento per me fondamentale per comprendere la crisi e la situazione della Chiesa. Vedo un po' di messaggi che mi stanno arrivando anche in privato, i pochi che hanno il mio numero. Grazie, dopo li ringrazierò rispondendo ai messaggi che mi stanno facendo in privato. Grazie a tutti. Le omelie, ho già detto che saranno condivise le omelie in Vetus, però adesso ci sarà un tempo di almeno una quindicina di giorni dove i miei collaboratori sanno, vedete che sul canale Telegram stanno ripostando alcuni miei interventi, catechesi, è talmente tanta roba che sta in giro, cioè abbiate pazienza, io cercherò di mettere qualcosina di nuovo, insomma, però capite che sono giornate impegnative, ok? No, non c'è da stare a Monsignor Viganò non c'è da stare nessuna attenzione, si tenga le sue raccomandazioni per lei, che Monsignor Viganò è stato definito da un insigne personaggio del mondo della tradizione il Sant'Atanasio del nostro tempo, quindi non mi infamate Monsignor Viganò, cioè cambiate proprio canale, quindi Monsignor Viganò non va infamato, non qui, ok? Ok, non fate domande di questo genere che... Ecco, ok. Allora, io direi che possiamo chiudere perché le domande sono un po' di vario genere. Molte domande che stanno facendo, poi chiudo, vorrei rispondere con San Tommaso d'Aquino, domande, dettagli particolari, eccetera, no? È questo. 2 punti. La soluzione è chiara in base a quanto esposto. Ok? Ok. Detto questo, amici, saprete tutto nel tempo.
No, Monsignor Viganò non è il grande prelato, non dite queste sciocchezze qui. Monsignor Viganò è un vescovo che come me ha una coscienza, d'accordo? Ricordate da dove è nato il caso Monsignor Viganò? È stato un caso di coscienza, è partito con la vicenda di McCarrick e lui ha avuto in coscienza un magone, è partito tutto da lì e da lì poi la grazia lo ha portato dove lo ha portato ed è stato il primo a pagare un prezzo altissimo per quello che ha detto e per quello che ha fatto. Quindi uno può anche non condividere, però, cioè, amici, per favore, cioè, un vescovo anziano, Monsignor Viganò non è un ragazzino come, cioè, io non sono più un ragazzino, però è diverso a caricarsi di certe croci a 50 anni che non a 80 anni. Quindi per cortesia, non avete ancora capito che dalle mie parti non si infama Minutella, Don Minutella, non si infama Monsignor, non si infama nessuno, non si infamano le gerarchie della Chiesa, non si infama nessuno, d'accordo? Io parlo di quello che si deve parlare. L'infamare non è una cosa buona e gradita al cielo, mai. Ok? Si dice eventualmente il peccato, ma non il peccatore. Io ho detto alcune cose che dovevo dire, ma senza infamare nessuno. Ok? Bene. Allora, amici, grazie per l'attenzione. Vi aspetto numerosi nei commenti. Metterò adesso in calce al video il link, in calce a questa diretta, il link al video che ho fatto un anno fa, quello sono alcune delucidazioni e che ho chiarito. Se lo riascoltate adesso capirete il clima che si andava creando e che mi ha portato in questo ultimo anno a dover necessariamente approfondire la ricerca nella consapevolezza dell'impossibilità di poter continuare a praticare il sacerdozio cattolico nella Chiesa di oggi. Io uso il termine che è stato usato, la chiamano così, la Chiesa di oggi. Per me c'è la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, romana, di ieri, di oggi e di sempre. Tutto qui. Questa è la sintesi di quello che questa sera volevo comunicare. Vado amici, che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Grazie per questa, non sono abituato a questi numeri, ok? Ci rivedremo presto, ma ci rivedremo, ok? Preparatevi a, come mi preparo io, a vedere quello che succederà da domani in poi, sicuramente al 100%. Di nuovo Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga.